Ciao amici, bentornati sul nostro canale. Come avrete visto mi sono portato avanti, io sono già pronto per iniziare il nostro giro nella zona del Monferrato e con me in compagnia un incredibile cruiser da poco uscita sul mercato. Stiamo parlando della Royal Enfield Super Meteor 650. Andiamo a assaggiarne insieme le sue doti di guida. Forti di una lunga serie di successi sul territorio nazionale oltre che mondiale per numeri di vendita e risposta positiva da parte della clientela, gli uomini Royal Enfield dovevano ora esaudire l'ultima richiesta del mercato: offrire tra i modelli presenti una nuova custom con un'estetica vincente, un po' come quella della Meteor 350, ma con una potenza e prestanza da vera cruiser pura. Quindi forse per tutti quelli che avevano trovato troppo pochi i 20 cavalli della sorella minore di questo segmento. Ed è così quindi concretizzarsi tra rumors e fotospia la fattibilità dell'uscita di un nuovo progetto, maturo per entrare sul mercato italiano dopo non poca attesa. Ed è così che ad EICMA 2022 che arriva questo modello, dove la casa indiana punta i suoi riflettori su questa nuova scommessa, mostrandola ad un pubblico ormai pronto ad accoglierla con grande apprezzamento. Con un peso totale in ordine di marcia di 241 kg, certo non pochi nel complesso, la sua presenza sul lungo tappeto nero dell'asfalto non passa di certo inosservata. La trilaterazione seduta manubrio pedane è nel complesso comoda. Il busto rimane mediamente dritto senza faticare troppo sul fondoschiena o le anche. Non paragonabile alla comodità di una Gran Turismo, come normale che sia, riesce arricchita da alcuni ma mirati accessori ad offrire tutte quelle comodità supplementari che ne migliorano il viaggio, breve o lungo che sia. Approfittiamo infatti per suggerirvi al momento dell'acquisto la variante Tourer al posto anziché della base, in quanto a soli 500 euro in più rispetto ai 7.200 di partenza, avrete tra gli accessori presenti il parabrezza e la sella comfort, con l'aggiunta dello schienale per il passeggero. Lo spazio a bordo quindi non manca, cosa che allo stesso tempo osserviamo anche sulla mancanza di protezione dal vento, in quanto i frusci aerodinamici, a velocità di crociera, sono più presenti di quanto ci aspettassimo. La strumentazione è vincente, il giusto numero di informazioni, mostrate su uno dei due indicatori circolari. Questo, il primo, oltre che il più grande, è un ibrido analogico-digitale, mentre il secondo è uno schermo tutto digitale a colori TFT. Quest'ultimo, infatti, sviluppato insieme alla tecnologia Google, permette al rider, attraverso l'utilizzo di un'app dedicata a Royal Enfield, di poter impostare il proprio percorso sul proprio smartphone, che collegato poi via cavo alla presa USB della moto, collocata sotto lo scudo laterale sinistro, permette di visualizzare le informazioni di navigazione sotto forma pittogrammi direttamente sull'indicatore. Che dire, ottimo! Le strade che stiamo percorrendo sono veramente bellissime, però come sempre arriva un momento per fermarsi, guardarla e descriverla un po'. Lei è appunto una cruiser, di conseguenza ha degli stili e dei canoni estetici, delle proporzioni da dover rispettare. Primo tra tutti, sicuramente una posizione di guida molto più comoda, più bassa e soprattutto arretrata, con le pedane, come vedrete, molto avanzate. Di cosa stiamo parlando quindi? Lei all'anteriore mostra un gruppo ottico totalmente full LED, in questo caso la forcella è firmata Showa ed è un upside down da 43 mm con una corsa da 120. Abbiamo poi un cerchio all'anteriore 190 R19, quindi un po' più largo dei canonici 17. Stiamo parlando appunto di una cruiser, quindi è normale che siano così. Il disco è singolo ed è da 320 mm, forse avremmo preferito ne avesse due, perché sì, come ne parleremo un po' più tardi, la frenata non è il suo punto di forza. Doppio quadro strumenti, analogico e digitale, è molto comodo, ma allo stesso tempo purtroppo quando il sole gli batte contro non è ben leggibile. Questo è stato un punto a sfavore nel poter tenere sott'occhio tutti i dati presenti all'interno. Cosa manca? L'indicatore giri motore, che sicuramente avremmo preferito. Andando un po' più dietro troviamo poi il manubrio, bello, cicciotto, largo. Io mi sono trovato molto bene a impugnarla.
Belli anche poi gli specchietti cromati. Troviamo poi dei dettagli molto particolari sulle manopole, così come sulle pedane. Cosa? Beh, è sovrimpresso il brand Royal Enfield, ben evidente, con anche sui selettori dei blocchetti la scritta Royal Enfield since 1901. Spostiamoci adesso un po' più dietro. Ovviamente, altro perno estetico di queste moto è la posizione e la forma del serbatoio. Un classico serbatoio a goccia che, come potete vedere e sentire, è in metallo e ha una capacità di 15,7 litri che tutto sommato ci hanno permesso di poter percorrere veramente tanti chilometri. Poco sotto abbiamo poi il cuore pulsante di questa moto, il suo motore. Bellissimi anche qui i collettori cromati che corrono lungo tutta la parte bassa della moto per terminare poi con questo doppio scarico, anch'esso cromato, veramente bellissimo. L'altezza della sella è a 740 mm dal suolo, quindi non troppo alto, anzi basso come una cruiser vuole. Sotto la sella, imbullonate poi nello stesso punto di giunzione delle sospensioni, abbiamo due pratiche maniglie che per il passeggero ovviamente saranno molto più comode rispetto all'accetto in pelle fissato sul seduta posteriore, che è più rastremata ovviamente rispetto a quella del rider. Come detto, al posteriore è doppio l'ammortizzatore presente, in questo caso con una corsa da 101 mm. Esteticamente mi sono piaciuti, anche perché rendono tanto il concetto del viaggio. Terminiamo poi la nostra analisi estetica su quelle che sono le linee della nostra Super Meteor 650 con il posteriore. In questo caso molto pulito, il passaruota corre lungo tutta la forma della ruota che è da 150-80 R16. I pneumatici sono entrambi tubeless, il cerchio posteriore da 300 mm e i freni a doppio pistoncino sono firmati by Bre. Menzione d'onore in chiusura è ovviamente il gruppo ottico posteriore, molto semplice e pulito. La linea è essenziale, troviamo un gruppo ottico centrale circolare, che è quello appunto che andrà ad illuminare la posizione e lo stop, e due frecce collocate poco più sopra della targa. In quanto super, rispetto alla normale Meteor, aumenta non solo il suo peso, ma cresce anche il suo volume, così come il suo motore, che viene sostituito da un ben più prestante maturo bicilindrico. Per intenderci, lo stesso montato su Interceptor 650 e Continental GT. Parliamo quindi di valori quali 47 per i cavalli sviluppati, dato questo utile per poterlo utilizzare anche con patente a 2, e 648 invece i centimetri cubici del suo blocco, capaci entrambi quindi di muoverla senza affanno anche in due persone grazie ai 52,3 Nm di coppia. Lei poi, libera da qualunque mappatura o regolazione elettronica sul suo comportamento, raggiunge facilmente il massimo delle sue prestazioni, senza dover richiedere tanta esperienza da parte di chi la guida. Al motore è stato poi accoppiato un cambio a 6 rapporti con frizione in bagno d'olio, l'alimentazione è ad iniezione elettronica e l'avviamento elettrico. Infine poi arriviamo al sound. I terminali, per quanto originali e smorzati dalla limitazione Euro 5, buttano fuori sempre e comunque quel pepe che vorremmo ad ogni piena rotazione della manopola del gas. Lei quindi, la Super Meteor 650, tirando le somme, non è di certo la cruiser più potente o tecnologicamente avanzata che potrete possedere. È un progetto semplice, ma efficace. Il suo scopo è permettere a tutti, anche ai giovani o ai meno esperti, la possibilità di poter vivere appieno il concetto del cruising in purest. Alle frequenti fermate e ripartenze cittadine o agli altrettanto noiosi lunghi spostamenti autostradali, lei sposa senza dubbio alcuno i medi trasferimenti extraurbani, anche accompagnati da un partner d'avventura. Per quanto poi il suo peso non sia stato assente durante le manovre piuttosto che negli spostamenti a basse velocità, con la Super Meteor 650 l'agilità di passo non è venuta meno, complice il buon telaio tubolare sul quale è stato sviluppato il progetto, insieme anche allo sterzo, sempre intuitivo e molto maneggevole, e ad un baricentro molto basso. La forcella anteriore, così come le sospensioni posteriori, hanno sempre ripetuto con la giusta dose di compressione le asperità stradali, tanto quanto nelle percorrenze più veloci delle curve più allegre. La frizione poi, dalla leva decisamente morbida, porta a prediligere uno stile di guida con marce alte,
facendo girare il motore quindi a bassi medi giri, area questa dove lei evidenzia la sua piena forza. Il cambio, ben spaziato e arricchito dalla presenza di un indicatore di marcia nella strumentazione, ne rende il suo uso chiaro veramente per tutti. Lei è una moto inquadrata, sa dove vuole essere portata. All'occorrenza riuscirà anche a divincolarsi, laddove servisse, tra lo stress più pressante del traffico cittadino. La sensazione generale è di un prodotto buono, qualità superiore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare dato il prezzo contenuto. In ultimo, i suoi consumi, se non strapazzata o portata al limite, dimenticandosi quindi del segmento in cui lei si colloca, sono più alti delle aspettative, riuscendo senza troppo impegno a superare i 280-300 km con un pieno di carburante. Il nostro test ride per Royal Enfield Super Meteor 650 è terminato. Il suo prezzo 7.700 euro, le varianti tantissime le colorazioni, ben 7, la nostra è stata l'Astral Blu, ma ovviamente voi potrete scegliere tra il nero, il verde, il bianco, insomma, quella che preferite. Lei è disponibile e pronta già per voi. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, ma soprattutto non perdetevi tutti gli altri aggiornamenti che ne verranno su Instagram, Facebook, TikTok e soprattutto il sito www.widrive.tv, dove troverete l'articolo completo su questa incredibile cruiser.